Immagina un casolare di campagna. Fuori fa freddo, forse nevischia. Dentro una calda cucina scaldata da un camino sempre acceso, su cui bolle un pentolone. Si trova una famiglia di quelle antiche, nonno, nonna, zie, fratelli, cugini, nipoti, tutti riuniti per la cena della vigilia di Natale. Stanno a tavola e mangiano una cena frugale, ridendo e scherzando con semplicità. L'antica tradizione dei cappelletti trova origine in quel clima, che sa di antico e odora di fuoco e di buono. I cappelletti sono il piatto re del Natale in Umbria. La tradizione vuole che si preparino la sera della vigilia, appena conclusa la cena. Le donne si mettevano il sinale e impastavano uova e farina e poi stendevano col mattarello la sottile sfoglia. Nel frattempo qualcun'altra preparava il ripieno, fatto rigorosamente con carne, mortadella, prosciutto, abbondante parmigiano grattugiato e un poco di noce moscata. Quando la sfoglia era pronta, le donne chiamavano tutti, dal nonno al nipotino di 5 anni, per preparare il gustoso involtino di pasta. Si doveva fare presto, altrimenti la sfoglia diventava ruvida e si spaccava. Quando si usciva per andare in chiesa, i cappelletti erano là, allineati sui taglieri, sulle assi del pane, persino sopra la madia, coperti da tovaglie di bucato, pronti per essere messi in pentola. Nessuno allora si sarebbe sognato di cucinarli asciutti con il ragù. I cappelletti dovevano trovare la loro fine gloriosa affogando in un brodo misto di carne di manzo e di cappone. Immaginate di sentire il vociare dei bambini, le frasi in dialetto dei nonni riuniti intorno alla spianatoia. Si possono vedere chi seduto, chi in piedi, ognuno col suo pezzo di pasta fra le mani, da riempire di amore e gioia familiare. Per fare i cappelletti perugini della nonna Lina servono i seguenti ingredienti. Per il ripieno 2 salsicce di maiale, mezzo chilo di polpa di manzo, mezzo chilo di polpa di maiale, una fetta di mortadella, una fetta di prosciutto, mezzo petto di pollo, una fetta di burro, del parmigiano grattugiato e della noce moscata a fine cottura. Per la pasta invece useremo 1 chilo di farina, sei uova, un pizzico di sale e mezzo bicchiere d'acqua.
Per la preparazione del brodo useremo cappone o pollo, manzo, carote, cipolle e sedano. Ciao a tutti, spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia venuta una voglia matta di mangiare un po' di cappelletti. Ho scelto i cappelletti come esempio della cultura tradizionale italiana, non tanto perché è uno dei piatti tipici della nostra cucina o perché abbia un tipo di preparazione particolare. No, ho scelto i cappelletti per il tempo che ci vuole per preparare e stendere la pasta, per cucinare e tritare il ripieno, per farcirli, chiuderli e ovviamente per mangiarli. In questo lasso di tempo la famiglia si ritrovava, rideva, scherzava, si raccontava aneddoti, storie o semplicemente quello che era successo in giornata. Ed è proprio in questo lasso di tempo che la cultura prospera e passa dalle generazioni vecchie a quelle nuove. La cultura è un qualcosa di vivo e in continuo mutamento e per far sì che non scompaia bisogna curarla, seguirla. Insomma, bisogna dedicare del tempo. Se vogliamo che la nostra cultura continui a prosperare, non basta cercarla su internet o leggerla sui libri. No, la cultura va vissuta. Bisogna dedicare il tempo necessario, così che un giorno, quando noi saremo diventate le vecchie generazioni, saremo in grado di trasmetterla a quelle nuove. Grazie per aver seguito il video, spero che vi sia piaciuto. Continuate a seguirci sul nostro canale YouTube e sulla nostra pagina Facebook. Ciao!